In questi giorni sto seguendo con molta attenzione una vicenda che ha al centro un fenomeno molto particolare, salito alla ribalta grazie ad un podcast dal titolo The Telepathy Tapes. The Telepathy Tapes è un podcast di certo affascinante, per certi versi provocatorio, ideato e condotto da Kai Dickens, che si addentra nel misterioso mondo della telepatia attraverso il caso particolare di individui autistici non verbali. La serie si concentra sull'ipotesi che alcune di queste persone possano comunicare non attraverso metodi convenzionali, ma tramite un canale telepatico. Il cuore del podcast ruota attorno al lavoro della neuroscienziata Diane Powell, che ha studiato a lungo i fenomeni di telepatia nei suoi test con soggetti autistici. Nel corso degli episodi Powell presenta esempi di comunicazione apparentemente inspiegabile tra questi individui e le loro famiglie, in cui i partecipanti sembrano ricevere informazioni o pensieri in modi che non possono essere spiegati facilmente dalla scienza convenzionale. Il tutto si snoda attraverso narrazioni toccanti e a volte controverse, affrontando temi complessi come il significato della comunicazione, la validità scientifica delle esperienze riportate e i confini tra scienza e paranormale. Ma è qui che si è sviluppata un'interessante partita. Hey, what's up everyone? This is Kai Dickens and you're listening to the Telepathy Tapes podcast. Nonostante l'entusiasmo suscitato, il podcast ha ovviamente attirato anche critiche. Tra tante spicca quella scritta in un lungo post da Jonathan Jarry, uno scienziato e divulgatore scientifico canadese che ha criticato con fermezza le affermazioni straordinarie presentate nel podcast. Una delle principali questioni sollevate riguarda l'uso della comunicazione facilitata, una tecnica che il podcast sembra accettare senza riserve, ma che è stata oggetto di numerose controversie e critiche nella comunità scientifica. Questa metodologia prevede che un facilitatore guidi fisicamente o suggerisca risposte per aiutare una persona non verbale a comunicare. Tuttavia, molti studi hanno dimostrato che il facilitatore spesso inconsapevolmente influenza i risultati, rendendo la comunicazione apparentemente prodotta dal soggetto poco più che una proiezione delle aspettative del facilitatore stesso. Ad ogni modo, l'autore dell'articolo critico sottolinea che le esperienze descritte nel podcast, che includono presunti esempi di telepatia, non vengono mai sottoposte a un'analisi rigorosa. Per esempio, il podcast racconta di bambini autistici che sembrano indovinare parole o frasi pensate da altre persone. Tuttavia, non vengono forniti dettagli sul contesto in cui avvengono questi eventi. Mancano metodi utilizzati per eliminare influenze esterne e, secondo Jarry, quindi senza queste informazioni le affermazioni presentate restano altamente discutibili. Un altro aspetto centrale della critica riguarda il fenomeno noto come wishful thinking, ossia il desiderio di credere in qualcosa di straordinario, anche in assenza di prove concrete. My son said to me, I can hear thoughts. What is this phenomena happening? Why are his mind and my mind completely connected? Telepathy is the tip of the iceberg with their spiritual gifts. People don't understand that they can do this. They don't even have to be in the same room, the same zip code. Sempre secondo Jarry, questo fenomeno gioca un ruolo significativo nella narrazione del podcast. Genitori e facilitatori sembrano fortemente motivati dalla speranza di trovare nei loro cari non verbali una forma di comunicazione più profonda o addirittura sovrannaturale. L'articolo trova anche il tempo di criticare il formato stesso del podcast, colpevole di adottare un approccio fortemente emotivo e narrativo. In conclusione, l'articolo di Jarry invita a mantenere un pensiero critico di fronte a storie apparentemente straordinarie come quelle raccontate in The Telepathy Tapes. Ovviamente questo articolo non è passato inosservato nell'ambiente parapsicologico ed ha provocato la risposta del parapsicologo Brian Williams, allievo del compianto William Roll e della stessa neuroscienziata Powell di cui si parla all'interno del podcast. Williams quindi nel suo documento risponde in modo deciso alle critiche di Jarry, citando anche esempi di studi scettici che hanno presentato problemi metodologici o risultati inconcludenti.
Questo tra l'altro è un altro argomento che tratterò in merito a questa battaglia secolare. L'articolo poi enfatizza l'impegno della parapsicologia per il rigore scientifico, spiegando come i parapsicologi abbiano migliorato nel tempo la metodologia dei loro esperimenti. Williams fa riferimento a miglioramenti significativi come l'uso di tecniche di isolamento sensoriale per esperimenti di telepatia e la collaborazione con esperti come maghi per progettare procedure sperimentali. Questi sviluppi, sostiene Williams, dimostrano come la parapsicologia stia cercando sempre più di affrontare le preoccupazioni degli scettici e di minimizzare la possibilità di inganno nei suoi esperimenti. Insomma, secondo Williams, la parapsicologia ha fatto passi avanti, producendo esperimenti controllati e risultati replicabili che non possono essere ignorati, e sottolinea come Jerry muova critiche sulla base di pregiudizi personali. La conclusione dell'articolo di Williams è chiara: le critiche di Jerry alla parapsicologia derivano da una comprensione superficiale del campo e da una interpretazione errata delle prove empiriche. Per concludere, la diatriba tra parapsicologi e scettici non è certo una novità. Da secoli i sostenitori dei fenomeni paranormali e quelli della scienza tradizionale si fronteggiano, ciascuno con la propria visione del mondo e il proprio approccio alla ricerca della verità. Mentre i parapsicologi cercano di esplorare territori ancora sconosciuti, sfidando le convinzioni scientifiche e cercando di aprire nuove frontiere della conoscenza, gli scettici rimangono ancorati alla necessità di prove concrete, rifiutando ciò che non può essere ripetuto o misurato in modo empirico. E questo scontro, per quanto stimolante, rischia spesso di impedire un dialogo produttivo, con entrambi i gruppi talvolta troppo concentrati sulla difesa delle proprie posizioni. Ovviamente la speranza è che un giorno tutti noi saremo in grado di riconoscere che la verità potrebbe trovarsi altrove, in un punto di incontro dove scetticismo e non possano finalmente convergere. In fondo è solo attraverso un dialogo rispettoso e costruttivo che potremo fare progressi reali in ogni campo della ricerca, inclusa la parapsicologia. La vera sfida non è solo convincere gli altri, perché poi è quello che sembra prevalere su tutto, ma riuscire a spingere la conoscenza oltre i confini delle nostre attuali convinzioni. Se vi ha attirato questo argomento e volete ascoltare il podcast al centro di questa discussione e leggere gli articoli che ho riassunto per voi, trovate tutti i link in descrizione. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate dell'argomento, sarò felice di leggere o ascoltare un vostro parere in merito. Per quanto riguarda gli episodi lunghi su casi italiani, ovviamente non mancheranno. Sto in questi giorni lavorando al prossimo episodio che penso di pubblicare entro i primi giorni di febbraio. A presto!